A qualche minuto da qui a Cadavo, oggi Lugo, siamo tutti con la pila frontale e vabbè, arriveremo sotto i 100 oggi. Allora, anche con l'HDR la luce è questa, per cui mi sa che fino a Castroverde niente nuove riprese. Ci vediamo dopo Castroverde. Ciao! Là è Villaie. Guarda, stiamo andando verso Villa Bade. Carino qua. C'è finalmente un po' di luce. Castroverde, facendo la seconda colazione, l'abbiamo fatto solo per poter prendere il seglio, giusto per quello, vero? Vero? Certo. Quindi non lo bevi caffè? Sulle zampe, primo caffè forse serio della giornata. Mancato per tutto ieri sulla tappa, una fontanella. Solo qui siamo ancora a Castroverde, lì c'è il paese, non è che ha tutta questa utilità. Più che altro serve quest'area di sosta. Buongiorno, dai! Siamo qui a San Miguel, ma oggi dove andiamo? Oggi andiamo a Lugo e siamo partiti stamattina prestissimo da Ocadavo. Perché davano allerta meteo, quindi... Allarme arancio per le temperature, in realtà abbiamo freddo. Vabbè, per ora. lo sapremo dire Poi vediamo dopo. Ora, okay. Per cui 30 km ma abbastanza tranquilli, il grosso della salita mi sa che l'abbiamo già fatto. Vabbè. Non lo dico, però io penso che il grosso della salita l'abbiamo già fatto. Quindi procediamo per Lugo e se arriviamo per un buon orario a Lugo, così potremo visitarcela con comodo, perché Lugo è praticamente, assieme a Oviedo e a Santiago, è l'unica città che incrocerete durante questo cammino, che è molto bello, è il cammino primitivo, però nei paesini proprio non c'è niente, ma niente. Con calma, tanto da visitare quando arriva. Con calma se usate la lavatrice e l'asciugatrice, perché poi c'è sempre il bucato, questa spada di Damocle sulla testa di ogni pellegrino. Se invece siete quelli che usano lavatrice e asciugatrice, potete fare quell'accidenti di ora che volete, sempre che abbiate prenotato, perché se non avete prenotato allora diventa un pochino più complicato. Niente, camminiamo verso Lugo. Yeah! No, cercavo il seglio, ma questo è il cimitero, la ricerca del seglio ci porta anche al cimitero. Crocifisso con sotto il pellegrino di San Giacomo, Soto de Torres. Ma ci sono delle nuvole, vanno e vengono. Adesso è uscito un po' il sole, vediamo. No, non guardarli, non dargli confidenza, che hanno l'aria di essere due pellegrini appiccicosi quelli lì. Sì. No, vai. No. Hola, perrito. Ho già detto, sì, i cani liberi che abbiamo incontrato finora sono tutti o amichevoli o spaventati o si fanno gli affari propri. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema con i cani. Metti fuori la testolina, vuoi una carezza? Sto cercando di... e non c'ho niente da darti a mangiare. Ho fatto una deviazione per arrivare di questa chiesetta del XII secolo, speravo anche di trovare il seggio, in realtà è chiusa, sì, belle campanine, c'è anche una
una fontana, ma mi sa che sono venuto per nulla. Bel campo di grano, però sembra che stia cambiando il tempo, guardate lì. A noi da poco che cambia il suo asfalto, che ve lo dico a fare. Gli altri milanesi si allontanano, questa è un'oasi di sosta per il pellegrino. C'è musica, c'è frutta, c'è seglio, donativo e via. Adesso L'anguria è carina. l'anguria era carina, ma era anche buona o solo carina? No. Cioè mi fai tutto sto po' di roba in marmo, non so quello che è, e poi l'acqua non è potabile. Ma perché? Oh, comunque, ci sono sì dei bei tratti di asfalto, ma sono su strade molto tranquille. C'è da dire però le poche macchine che passano a velocità stratosferica. Non so se è da quando, per colpa di Carlos Sainz o Fernando Alonso, non lo so, ma adesso gli spagnoli hanno tutti il piede pesante quando passano in auto. Mi sbaglio, ma gli eucalipti dovrebbero essere questi qua alti con le foglie lunghe e strette. Poi controllerò meglio. Tutta la differenza nel trovarti dalla parte giusta rispetto al sole. Non so se avete visto il nostro video sul Vighibellina, la prima tappa da Vighibellina, che l'arrivo a Rignano sull'Arno è un viale così con i cipressi, ma noi eravamo dalla parte sbagliata, per cui tutto in pieno sole. Qui invece l'abbiamo fatto in ombra, cavoli. Dai, 4 km e spiccioli a Lugo. Vista così Lugo, accidenti, non sembra per nulla bella, no? Fa quasi rimpiangere l'arrivo a Viterbo sulla Francigena dalla periferia. Mi pare che ci sia una bella cattedrale però da visitare, speriamo almeno in quello. No, ma davvero, aiutatemi a dire brutta, ma quanto è brutta Lugo vista così? Speriamo che il centro storico sia un po' più carino, madonna mia. Io a Ciancia, dove c'erano le lavandaie. Mi sa che non ci passa più il fiume da qua, però no, forse qui sotto. Ah sì, c'è lì, ecco, qui venivano le lavandaie a fare il bucato, poi guardavano, alzavano lo sguardo, guardavano Lugo e dicevano: ma quanto è brutta Lugo. Dai. Una volta c'era una fonte a cui i pellegrini potevano bagnarsi, rinfocillarsi, e la gente del quartiere veniva a prendere l'acqua, ecco, e questo, quello che rimane è questa, per cui portatevi l'acqua da casa. Lugo, chilometro 100, nel caso qualcuno non avesse capito. E ora all'hotel. Io vado, Allora, là c'è il monumento, proprio quello grande, però in realtà il segnavia che indica i 100 km da Santiago è questo. Non ti viene voglia di farli tutti oggi, questi 100 km? No, guarda. No, No. Andiamo. Oh, qualcosa di bello a Lugo è rimasto. Qua c'è qualche traccia di mura. Cassette della posta.
La cappella di San Froilan, con una versione alternativa di una leggenda del lupo simile a quella di San Francesco, ma non proprio uguale.